può capitare a tutti di dimenticarsi il portafoglio in tasca, mettere i pantaloni in lavatrice e fargli fare questa fine. Duro come un pezzo di cartone, completamente inaridito, praticamente prosciugato, apparentemente inservibile. Fortunatamente da millenni esiste quello che può essere considerato il rimedio naturale più potente per trattare ogni tipo di pelle, un rimedio infallibile a zero contenuto chimico: lo strutto. Lo strutto è uno scarto della lavorazione del maiale, il grasso viene cotto fino a sviluppare una crema finissima, sottilissima e dagli stupefacenti poteri anche terapeutici. Non esiste probabilmente nessun rimedio migliore dello strutto, infatti, per il trattamento della pelle irritata, per il trattamento della pelle sottoposta al freddo, ai saponi. Questo è quello che dice la tradizione. In realtà lo strutto ha moltissimi altri poteri, tuttora però da certificare e da approfondire a livello scientifico. Ma guardiamo come si fa a trasformare questo pezzo di cartone, che prima era un portafoglio, in un portafoglio praticamente nuovo, lubrificato e utilizzabile ancora per anni, anni e anni. La pelle è stata provata tantissimo dall'esposizione alle temperature e allo scotimento e all'acqua della lavatrice. È completamente ruvida, inaridita. Dopo aver tolto eventuali tracce di bigliettini di carta dall'interno del portafogli, utilizzando un semplice spazzolino da denti riutilizzato, si va a inzuppare le mani nello strutto a temperatura ambiente. Si va quindi a distribuire lo strutto su tutte le parti del portafoglio o di qualsiasi altra superficie in pelle. Questa procedura aiuta anche a rinvigorire la pelle delle mani, come detto, se provata da gel igienizzanti, da esposizione al freddo, dai detersivi per lavare e da quant'altro. Non è escluso, ma questa è una mia teoria, che lo strutto possa aiutare anche a rendere meno evidenti le rughe dell'età. Credo infatti che ciò che ha azione benefica e potentissima sulla pelle del portafogli possa avere azione benefica e potentissima anche sulla pelle umana. Del resto lo strutto è usato da millenni per i polpastrelli delle zampe dei cani, per gli zoccoli dei cavalli e per molti altri interventi sugli animali. Il fatto che lo strutto possa essere utilizzato anche in campo estetico è una mia teoria non supportata da nessuna verifica, quindi prendetela come una suggestione. Bisogna fare attenzione in questa sede a non dare lo strutto nella parte in tessuto che ricopre l'interno del portafogli, ma passarlo esclusivamente sulla pelle. Andiamo a ricoprire accuratamente tutto. Io sto usando una mano sola perché con l'altra tengo la telecamera. Se mettete in atto questa procedura a casa, fatelo con due mani perché è tutto molto più veloce. Lo strutto compenserà
eventuali pieghe dovute all'anzianità del portafogli, facendo tornare quelle pieghe come se fossero state stirate, e comunque sia perderanno ogni segno di usura, ogni segno del tempo. Possiamo cogliere l'occasione per concentrarsi sugli angoli e sulle parti del portafogli maggiormente esposte allo sfregamento quando lo mettiamo in tasca e quando con il portafogli in tasca camminiamo, stiamo seduti e facciamo la vita di tutti i giorni. Dopo aver distribuito lo strutto su tutto il portafoglio, si va a massaggiare abbondantemente perché il calore della pelle contribuirà all'assorbimento e quindi a ripristinare la pelle del portafoglio. Si va a massaggiare in continuazione dopo aver massaggiato adeguatamente il portafoglio, lo mettiamo in questa posizione a riposare fino a completo assorbimento dello strutto. E dedichiamo anche un ringraziamento ai bellissimi maiali che ci forniscono questo preziosissimo dono, che purtroppo non è sostituibile da nessun tipo di erba che abbia equivalenti poteri. Potremmo valutare in alternativa l'uso dell'olio di cocco per rinvigorire, per restaurare la pelle, ma nonostante sia un rimedio molto potente, non è potente in maniera equivalente allo strutto e costa molto di più. Se la vostra sensibilità vi vieta di utilizzare lo strutto di maiale, potete quindi utilizzare in alternativa l'olio di cocco, che però è più difficile da utilizzare perché a temperatura ambiente in inverno si presenta molto duro, quindi deve essere ammorbidito con dell'acqua calda. A livello curativo, come dicevamo, lo strutto è utilizzato da millenni per la preparazione degli unguenti. Basta aggiungere allo strutto le sostanze necessarie alla cura dei vari disturbi che possano presentarsi. Qui si entra in un ambito ovviamente molto più tecnico che necessita un'adeguata preparazione. Come si vede dal colore, questo unguento che ho preparato contiene anche l'iperico, contiene anche molte altre sostanze utili alla cura dei dolori, dell'infiammazione e di molto altro. Si basa infatti sul concetto di sinergia, cioè di alleanza di poteri della natura, in questo caso alleanza del mondo animale, lo strutto, con il mondo vegetale, quindi le erbe che, come è stato peraltro già accertato, hanno poteri curativi di tipo antinfiammatorio, antidolorifico, eccetera. Grazie alle proprietà emollienti dello strutto, dopo 24 ore il portafogli è ritornato morbidissimo, lucente, flessibile, non rimane più intirizzito come un pezzo di cartone e soprattutto non unge. Andiamo a vederlo anche alla luce del sole. Niente come la luce del nostro stupendo
astro può rendere evidente la qualità del trattamento sulla pelle, che è tornata a essere lucente, morbida, nutrita, grazie allo strutto. Una passatina finale con un panno in cotone renderà ancora più lucente la pelle, che resterà nutrita per diverso tempo. Ora che il problema del portafoglio è definitivamente risolto, parliamo dell'olio di cocco. Sono numerosi gli studi reperibili in rete relativi alle proprietà dell'olio di cocco. Può essere usato addirittura in 50 applicazioni diverse. Tutti i poteri dell'olio di cocco possono quindi essere reperiti tranquillamente digitando su internet poteri olio cocco. Buoni rimedi tradizionali a tutti, arrivederci.